Ciao a tutte e a tutti e benvenuti ad un altro tutorial di uncinetto. Bentornati e bentornate al mio canale. Come potete vedere qui ho molti schemi di mattonelle grani e questo significa che io sono una appassionata e quindi ho fatto e farò ancora vedere molti schemi di mattonelle grani. Oggi faremo questo schema qui. Come potete vedere, per metà è la piastrella classica e per metà quella classica ma piena, solida, anche questa. Adesso andiamo a vedere come si fa. Vi ricordo che potrete trovare i link dei punti che utilizziamo in questo tutorial come in tutti gli altri tutorial ai link che passano durante il video qui o alle schede finali. Inoltre potrete trovare link anche per il blog dove metto istruzioni scritte alla descrizione del video, quindi guardate anche alla descrizione del video che potrebbe essere utile. Ora, come si inizia? Si inizia come sempre o facendo l'anello magico oppure le catenelle che poi andate a chiudere in cerchio. Anche questi tutorial li troverete insieme agli altri link. Questo schema ha una particolarità che dobbiamo seguire. In questa metà lavoriamo esattamente come con la piastrella classica e in questa metà lavoriamo esattamente come la piastrella classica piena. Dunque io inizio facendo il cerchio magico, voi potete iniziare come volete, come vi fa più comodo. Allora, brevemente, il filo corto da questo lato, il filo lungo dall'altro lato, prendo il filo, lo avvolgo in questo modo attorno al mio dito, creando questa X qui. Passo l'uncinetto sotto il primo filo e prendo il secondo filo. Come potete vedere ho già creato un piccolo cappietto. Vado a cercare il filo lungo, lo prendo con l'uncinetto e lo passo attraverso quest'asola che ho creato. Ora 3 catenelle, e vado a fare ancora 2 maglie alte per creare il primo gruppo da 3 maglie alte. Dunque, per fare la maglia alta, un gettato, passo l'uncinetto dentro il cerchio, prendo il filo, lo porto sull'uncinetto, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, un gettato e passiamo il filo attraverso le 2 asole e passiamo il filo attraverso le altre 2 asole. E adesso vado a fare ancora una maglia alta e adesso devo fare le catenelle che separano i gruppi. Inizio dalla parte del quadrato pieno perché così mi fa più comodo per lavorare in modo più semplice, più facile, più veloce. Dunque, per il quadrato grani pieno 2 catenelle, il secondo gruppo di 3 maglie alte, sto sempre dalla parte della mattonella piena perché inizio così. Dunque farò 2 catenelle, vado a fare il terzo gruppo e sto passando qui nel quadrato con i forellini, quindi 3 maglie alte, e qui
Visto che tiro un po' questo filo corto, così stringo un po', visto che sto dalla parte del quadrato classico con i forellini, secondo lo schema 3 catenelle per separare i gruppi di maglie alte, e vado a fare anche il quarto gruppo di 3 maglie alte e la terza maglia alta. Ripeto che sto nella parte, stringo ancora un po' il centro, sto dalla parte del quadrato classico con i forellini, 3 catenelle per finire il mio giro, tiro il filo questo perché in questo modo mi viene più facile lavorare e capirete il perché. Adesso vado a fare la mia maglia bassissima qui nella terza catenella delle 3 che ho fatto a inizio giro, e vado a recuperare questo filo sperando di non perderlo, eccolo. E adesso per chiudere prendo il filo qui e lo passo da questa asola e anche da questa asola, e ho fatto il mio primo giro. Adesso, siccome ho girato, capirete il perché mi fa più comodo così, faccio le mie 3 catenelle che contano come una maglia alta e vado a fare qui ancora 2 maglie alte perché sto dalla parte del quadrato classico con i forellini, 3 catenelle e 3 maglie alte. Adesso secondo lo schema della mattonella classica, questa qua, devo fare una catenella per passare da uno spazio all'altro, e qui vado a fare 3 maglie alte, ma attenzione, perché questi 2 lati saranno i lati dove farò il quadrato pieno, quindi qui faccio 2 catenelle, quindi divido per metà questo angolo e 2 maglie alte, come facciamo per le mattonelle piene, quindi 2 angoli di quelli che stiamo facendo verranno divisi per metà secondo le mattonelle che stiamo seguendo, quindi qui faccio anche la seconda maglia alta e adesso sto alla mattonella piena, dunque qui ho 3 maglie alte, 1 2 3, e vado a fare una maglia alta in ciascuna delle maglie alte del giro precedente. In questo caso sono 3, poi aumentano nei giri successivi, in questo caso sono 3 e aumentano perché come potete vedere qui le 2 maglie che abbiamo fatto per l'angolo si aggiungono alle maglie che poi lavoreremo per il lato, e anche queste 2 maglie che stiamo per fare adesso per creare questo angolo verranno aggiunte
a queste maglie del lato, quindi saranno 1 2 3 4 5 più 2 7. Nel giro successivo saranno 7 le maglie, poi verranno aggiunte altre 4 maglie, quindi non vi sto a dire quante maglie andrete a fare. Ricordatevi che dovete fare una maglia alta in ciascuna delle maglie del giro precedente. Adesso qui faccio il mio angolo del quadrato del grani pieno, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso spazio, cioè nell'angolo, e qui anche in questo lato vado a fare una maglia alta in ciascuna, in questo caso sono 3, una maglia alta in ciascuna delle maglie del giro precedente, e anche la seconda maglia alta dell'angolo. E qui non vi sto a ripetere, ma ricordatevi che qui sono 3, ma per i giri successivi una maglia alta in ciascuna di queste maglie del giro precedente, quindi qui faccio 3 maglie alte, una in ciascuna di queste 3 maglie alte del giro precedente, e vado a fare qui questo angolo è uno dei 2 condivisi tra i 2 schemi, quindi vado a fare 2 maglie alte perché sto dalla parte del quadrato pieno, ma questa volta faccio 3 catenelle perché sto passando al quadrato classico con i forellini, e 3 maglie alte. E qui siamo da questa parte qua, quindi una catenella per passare da uno spazio vuoto all'altro, e qui faccio 3 maglie alte perché ho lo spazio vuoto, e qui una catenella, tiro il filo, giro il mio lavoro e vado a fare la maglia bassissima da questo lato perché starò proprio allo spazio e potrò lavorare. Stavo per perdere questa maglia, non l'ho persa però, e prendo il filo, lo passo da una asola e poi anche dall'altra asola. Adesso sto qui, proprio qui nello spazio, quindi faccio 3 catenelle che contano come una maglia alta, e qui vado a fare ancora 2 maglie alte nello stesso punto perché in ogni spazio qui nelle catenelle, perché come sappiamo in ogni spazio vuoto facciamo 3 maglie alte per quel che riguarda il quadrato classico, una catenella per passare da spazio a spazio, e qui vado a fare 3 maglie alte, e per passare allo spazio successivo una catenella, che non dobbiamo dimenticarcela mai. Qui sto all'angolo dove inizia il quadrato pieno, quindi vado a fare 3 maglie alte perché sto ancora dalla parte del quadrato classico con i forellini, ma faccio 2 catenelle perché sto passando dal lato del quadrato pieno, quindi
2 maglie alte, anche perché in questo angolo facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E adesso vado a fare una maglia alta in ciascuna di queste maglie alte del giro precedente. E qui sto angolo pieno e pieno, quindi 2 maglie alte, due catenelle e 2 maglie alte, e ancora faccio una maglia alta in ciascuna di queste maglie del giro precedente. Sono 7 le maglie e non le sto a contare perché ad ogni giro vengono aggiunte 4 maglie, quindi adesso una maglia alta in ciascuna di queste maglie alte del giro precedente, e qui sto dalla parte del quadrato pieno, quindi 2 maglie alte, ma attenzione perché sto per passare dal lato del quadrato classico con forellini, quindi 3 catenelle e 3 maglie alte, e ora sto regolarmente nel quadrato classico con forellini, quindi una catenella per passare da uno spazio all'altro, 3 maglie alte in ciascuno degli spazi vuoti, devo passare allo spazio successivo che è l'angolo, dunque una catenella e vado a fare qui 3 maglie alte, tre catenelle e 3 maglie alte ancora, per passare allo spazio successivo, per creare spazio, una catenella, tiro il filo, vengo qua, giro il lavoro e qui dall'altro lato faccio una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 che avevamo fatto a inizio giro, tiro qua con attenzione questo filo qua e prendo il filo, lo passo da una asola e anche dalla seconda asola, così ho finito il mio
lavoro ed ecco fatta la mia mattonella metà e metà. Ovviamente questa è fatta in modo più veloce, quindi è meno attraente di queste altre qui. Spero di esservi stata utile anche questa volta. Grazie per essere stati con me. Fino alla prossima volta. Statemi bene. Ciao ciao.